oggi ti voglio raccontare di quella volta che un ragazzino di 13-14 anni mi ha picchiato duramente. Сюда. Вот, только попробуй. Я пошутил. Спасибо, мама. No, non sto scherzando, è successo per davvero e è successo in Thailandia. È un aneddoto, è un racconto che è successo veramente e mi riferisco al mio primo viaggio che ho fatto nella Terra del Sorriso e in questo video te lo voglio raccontare. Chi sono io? Se ancora non mi conoscete, ciao, piacere di conoscerti, sono Claudio e qua sul web da un sacco di tempo ormai parlo di Muay Thai e di tutto quello che gravita attorno al nostro mondo, al mondo della Muay Thai. Quindi parlo di Thailandia, di Muay Thai, di Muay Bonan, bla bla bla, di tutto quello che c'è da sapere attorno al nostro mondo. Cosa molto importante, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria delle 13-13:30 pubblico un nuovo video. Ecco, se sei un appassionato di Muay Thai non puoi perderti, ti devi assolutamente iscrivere e attivare la campanella. Altra cosa importantissima, se vuoi sostenere il duro lavoro che io faccio qua sul web, perché ti assicuro che è un duro lavoro quello che faccio, perché pubblicare un nuovo video ogni giorno porta via davvero tanto tempo, è un lavoro a tempo pieno, te lo posso assicurare. Se vuoi sostenere il duro lavoro che io faccio, c'è Tecniche dei Campioni. Che cos'è Tecniche dei Campioni? Tecniche dei Campioni è un percorso video fatto da schede d'allenamento dove andiamo a studiare, analizzare, dove ti spieghiamo le tecniche di grandi campioni come Buakkao, Superbone, Rotang, le estrapoliamo, le analizziamo e ti spieghiamo come contestualizzarle. Inoltre in questo videocorso ci sono video tecnici dove andiamo a spiegarti come affrontare le varie tipologie d'avversario. C'è tanto materiale, vai a vedere sulla landing page quanta roba c'è qua dentro. Altra cosa importante, oggi è l'ultimo giorno, raga, è l'ultimo giorno, a mezzanotte aggiungiamo nuovi materiali su Tecniche dei Campioni e da questa sera a mezzanotte il prezzo di Tecniche dei Campioni aumenterà. Quindi non perdere tempo, prendilo entro questa sera a mezzanotte ancora a prezzo scontato, perché da domani il prezzo aumenta e se tu lo prendi oggi al prezzo che vedi sulla pagina che ti pinno qua sopra e che trovi nel primo commento, da domani avrai tutti i materiali a prezzo che l'hai pagato. Quindi ogni nuovo materiale che inseriremo su Tecniche dei Campioni per te sarà gratuito. Niente, direi che anche per oggi la marchetta l'ho fatta e posso iniziare a raccontarti la storia di quando un ragazzino di 13-14 anni mi ha pestato. Quindi, sigla! Ragazzi, è il mio primo viaggio in Thailandia, è circa una decina di anni fa. Siamo attorno al 2013-2014, se non sbaglio. E sto per fare il mio primo viaggio in Thailandia. Allora, al tempo, un viaggio proprio da turista, che più turista non si può. Mete fatte sono Bangkok, Koh Samui e Chiang Mai. Mete proprio che più da turista non si può. Perché più da turista? Perché al tempo era il primo viaggio internazionale che facevo, ero poco più che maggiorenne, di conseguenza sono passato per un'agenzia viaggi. E le agenzie viaggi, è ovvio, ti fanno fare i viaggi turistici. Oggi per me non è più così. Quando vado in Thailandia che cosa faccio? Compro il biglietto, compro solo il biglietto d'andata e prenoto la prima notte in albergo. Buona! Poi tutto il resto del viaggio lo organizzo poco alla volta. Infatti il consiglio che vi posso dare, raga, fate come faccio io, forse è un po' estrema, se volete prenotate la prima settimana, però non state a prenotare in anticipo i campi di Muay Thai, perché molte volte i campi si fanno prenotare prima, poi se succedono disastri come il Covid, ho sentito parecchi campi che non hanno voluto rimborsare, hanno detto no, non ti preoccupare, quando vieni in Thailandia vieni da noi. Detto bella roba, peccato che molti non sono potuti poi più tornare in Thailandia. Ok, quindi non vi preoccupate, spazio nei campi lo trovate sempre, non fasciatevi la testa, non dovete prenotarli prima i campi. Voi arrivate là, entrate e vi fanno allenare senza problemi. Non ho mai visto campi full pieni che non fanno entrare ragazzi. Mai in 10 anni che vado in Thailandia. Il fulcro della nostra storia si svolge a Koh Samui. Anche il campo in cui avevo deciso di andare era un campo molto turistico.
Il campo si chiamava Yod Yud, se non sbaglio, era una palestra molto turistica di Koh Samui, tutte le palestre di Koh Samui sono turistiche. Yod Yud era una bellissima palestra, un bellissimo campo moderno, tutto targetizzato, tutto brandizzato, Firetex, c'erano anche degli ottimi trainer che, se non erro, c'era un trainer che si chiamava Eyat, che aveva fatto da sparring partner per un bel periodo con Yotsenklai, raga, se non conoscete Yotsenklai andate a farvi una cultura. Se siete ragazzini che mi stanno guardando questo video e non conoscono Yotsenklai, andate a farvi una cultura. Yotsenklai è uno dei migliori mancini che la Muay Thai moderna ha avuto. Calcio sinistro mortale, veramente micidiale, andate a vederlo. E Yati, il trainer di questo campo, faceva da sparring partner a Yotsenklai. Il campo al tempo era ancora in fase di costruzione, quindi se andate a Samui adesso sono sicuro che lo trovate finito. Si fa il classico allenamento che fanno fare ai turisti in Thailandia, un po' di pao, tecniche, e poi decidiamo anche di fare sparring. Io era già un po' che mi allenavo, non ero esperto come adesso, non che adesso sia la persona più esperta del mondo, raga, c'è sempre da imparare quando nel mondo della Muay Thai. E mi mettono davanti a questo ragazzino. Ragazzi, io vi giuro, iniziamo a fare sparring semplice, easy, senza esagerare. Io l'ho spazzato 2 o 3 volte. Sto qua probabilmente deve avere la presa sul personale e è sbroccato. Allora, non ha messo colpi pesanti, ma ha iniziato a tartassarmi con dei calci circolari che voi non avete idea. Cioè, ogni 3 secondi mi sparava un circolare. Io non riuscivo più a fare nulla. Mi ha veramente investito di colpi. E il problema è che non è successo solo un giorno, è successo per tutto il tempo che io sono rimasto a Samui. Questo qua, ogni sparring mi pestava, io dicevo, guarda questo stronzetto cosa fa. Poi un giorno mi sono rotto un po' i coglioni e ho iniziato ad alzare un po' il tiro, dicendo, vabbè, alzo il tiro, sto qua lo metto in crisi. E in realtà alzando il tiro sto ragazzetto è riuscito a mettermi in difficoltà. E niente, la storia è finita qua. Passano gli anni, è il 2018 circa. Seguo i match, seguivo questo canale che mi piaceva molto, che purtroppo adesso non pubblica più niente, che si chiama Muay TS, magari lo taggo anche sotto, sono andato a cercarvelo, e vedo questo ragazzino, il ragazzino che mi ha pestato al campo di Koh Samui, spaccare i culi sul ring del Rajadamnern. Purtroppo non riesco più a trovare un video dove veramente lui era stato messo KO, si era rialzato e aveva messo KO all'altro, e questo video era diventato virale al tempo, era molto molto bello, anzi se riuscite a ritrovarlo pubblicatemelo sotto che mi fa piacere rivederlo. E comunque inizio a vedere i combattimenti di sto ragazzino che si chiama Tep Taksin. Ok, Tep Taksin era veramente fortissimo, spaccava i culi, e lì capisco perché sono stato pestato durante questi sparring a Koh Samui. Il ragazzino era cresciuto e il ragazzino era diventato veramente forte. Parlando poi con trainer Eyat sui social, mi dice che poi dopo ci siamo riscritti, io gli avevo scritto al ragazzino, non mi ha risposto, non mi ha cagato, giustamente, probabilmente non sapeva neanche l'inglese, perché già al tempo non parlava l'inglese, probabilmente parlava solo Thai, al che io ho scritto a trainer Eyat e lui mi aveva risposto al tempo, vi parlo di qualche anno fa, e mi disse sì, Tep Taksin era forte già al tempo e era una promessa della nostra provincia, del nostro posto, e adesso è a Bangkok, si allenava in un campo che adesso non mi ricordo, ragazzi, perdonatemi la cosa, e ha iniziato a spaccare negli stadi. Purtroppo adesso 2023 io non riesco più a trovare combattimenti di Tep Taksin. Deve essere stato, spero di no, ma credo, uno dei tanti fighter che ha smesso di combattere dopo il periodo del Covid. Dopo il periodo del Covid, ragazzi, la Muay Thai è veramente degenerata, gli stadi sono andati quasi tutti in fallimento, il Lumpini è ormai svenduto, l'ha preso One che sta cercando di farlo riprendere un pochino, sta facendo secondo me un lavoro mediocre, non dico brutto, perché non sta facendo un brutto lavoro, sta facendo un lavoro mediocre, secondo me potrebbe ripristinare la vecchia Muay Thai che c'era prima, però sta cercando di trovare il compromesso tra One, il format One, e il compromesso Muay Thai in Thailandia, quindi mantiene ancora il 3x3, quindi il 3x3 di One, fanno fare la Ramuai all'inizio del combattimento, però non c'è la Sarama, non fanno il 5x3, ci sono cose che a me danno un pochino sui nervi.
Devo dire una cosa, recentemente hanno fatto un combattimento che è quello tra Con Clay in Muay Thai e Super Bowl Tite Kao, che quello è stato un bel match di Muay Thai, anche se era combattuto sul 3x3, un match di Muay Thai dove hanno fatto tanto clinch, dove hanno fatto un bel clinch attivo, e quindi quello potrebbe essere un bello spiraglio per One Friday Fight Night, perché ogni venerdì One fa fare i combattimenti di Muay Thai proprio come si faceva una volta, e questo è una bella cosa. E purtroppo, tolto questo evento qua, ci sono altri eventi come vi dicevo, ma non sono super. Purtroppo il livello della Muay Thai attualmente è veramente basso, e anche la Muay Thai della Thailandia sta soffrendo molto. Quindi ragazzi, io vi posso dare un consiglio: se andate in Thailandia sostenete i campi locali, andate nei campi di thailandesi, rimanete a Bangkok, andate a vedere negli stadi combattimenti, facciamo girare l'economia della Muay Thai, ok? È un appello, anche ci può stare, facciamo girare l'economia della Muay Thai, condividete i video di Muay Thai, condividete i video dei combattimenti dei Thai, condividete ragazzi i video dei combattimenti belli, cioè non andiamo a condividere i video di One, i video dell'RVS, andiamo a condividere i video dei bei match di Muay Thai, quelli del Channel 7, quelli dell'Omnoi, quelli del Raja, però non dell'RVS, cioè cercate la Muay Thai vera, cerchiamo di far crescere, di far tornare quella che era la Muay Thai vera. Lo so, è un appello che non verrà colto da nessuno, ma io spero invece che i pochi che lo colgono capiscano l'essenza di questo appello. Nulla raga, spero che questo breve racconto vi sia piaciuto, ci vediamo domani con un altro video. Ragazzi, ricordatevi che stasera a mezzanotte mettiamo nuovi materiali su tecniche dei campioni, e tecniche di campione aumenta di prezzo, quindi non fate gli stupidi, non perdete questa occasione, prendetelo ancora a prezzo scontato, che da domani il prezzo aumenta. Ciao e ci vediamo domani. Thank you very